Ciao a tutti da Mr. Helmet. Continuiamo a parlare della vicenda KTM e MV Agusta, approfondendo un po' e spiegando un po' le cose. Questo video lo registro in presa diretta, per cui abbiate pazienza. Eventuali imperfezioni, che ci sarebbero comunque, visto chi vi parla. KTM entra, è il comunicato di oggi, in MV Agusta in punta di piedi con il 25,1% e inizia a prendere le misure prima di prendersi tutto. Il titolo era un po' grottesco, un po' scollacciato, però rende l'idea. Se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet, che è un sito indipendente, attraverso una donazione oppure l'acquisto del merchandising, oppure abbonandovi al canale YouTube per avere i contenuti in anteprima e i video esclusivi a seconda dell'abbonamento. Allora, inutile farsi scrivere gli articoli dai siti burattini, parlano i conti. MV Agusta, senza l'intervento di KTM, mi prendo io la responsabilità, poi basta guardare i bilanci, non avrebbe mangiato il panettone. Il comunicato, lo trovate sull'articolo di Mr. Helmet, sul sito Mr. Helmet, parla chiaro e mette di fronte 2 miliardi di fatturato e 193,5 milioni di utili l'EBIT prima delle tasse, più o meno quello che ha perso Sardarov da quando ha preso in mano MV, conti alla mano, e 5.000 dipendenti contro tanto prestigio, 37 titoli mondiali però in bianco e nero. Questo è MV Agusta adesso. Per questo solo un completo idiota finanziario può pensare che una multinazionale in cima alla catena alimentare, quale è KTM, con tutti i marchi che gestisce, entri in un'azienda in difficoltà, in grave difficoltà come MV Agusta, gestita negli ultimi anni senza un piano industriale per farsi dire cosa fare, solo perché è in minoranza, portando avanti il ruolo di cuckold, di guardone felice che fa i video mentre gli si fanno la moglie appena sposata. È importante sapere che il cuckold finanziario, perdonatemi l'analogia un pochino un po' sproporzionata, non è austriaco ma è russo. I rumors evidenziati da Mr. Helmet qualche giorno fa, domenica per la precisione, parlavano di un'acquisizione del 50% entro fine 2023 e del controllo totale entro 2024. È quello che plausibilmente più o meno accadrà, ma l'operazione sarà, attenzione, ancora più sanguinosa per gli attuali proprietari. Ci sarà la stessa differenza fra chi riceve un pugno da KO e chi viene invece soffocato lentamente, oppure, per usare dei paragoni un po' meno granghignoleschi, la stessa differenza fra uno che ha sul tavolo, diciamo, uno che sta facendo la partita di poker e perde tutto in una mano sola, e uno che invece nell'arco della serata viene spennato di tutto quello che ha sul tavolo fino a lasciare anche l'orologio, le chiavi della macchina e un pagherò, dopo che per ore ha creduto di poter tornare in partita. KTM, che gestirà la rete vendita, ci metterà un suo uomo, delle persone sue, di sua fiducia. Enrico Pellegrino, infatti, ex responsabile strategie e sviluppo commerciale di MV, è in Nolan dal 2 novembre. Quindi KTM avrà delle pretese strategiche e distributive a partire da questo tipo di accordo, che ricadranno sulla pianificazione e sulla produzione. Cioè dovete fare le moto per vendere, dovete distribuirle, dovete spostarle, dovete costruirle, e per essere attuate queste strategie richiederanno sostanziosi investimenti di denaro a botte, diciamo così, di 20 milioni, insomma, no? Da parte di tutto quello che è ancora il socio di maggioranza. Ok? Quindi Cosa sono no, è 20 milioni importante. adesso? Beh, sono sempre 20 milioni che devi sborsare tu adesso. E ti trovi addosso un debito da adesso, te capì? Hai assaggiato il bicchierino? Prendi il bicchierino, stai lì tranquillo te. Non so se è così, sarà per tutto, cioè tutto costerà carissimo
ai proprietari attuali fino a che cederanno piano piano, venendo soffocati lentamente. La cosa bella, si fa per dire, è che MV Augusta non ha soldi, ok? È in difficoltà finanziaria, ma Black Ocean, il fondo che la gestisce, li ha. Se non sono bloccati dalla questione ucraina, no? Essendo l'azienda anglo-russa, insomma, poi ce la potrebbe anche fare. E per questo motivo Timur Sardarov, se non vorrà essere estromesso a tempo di record, si farà trascinare nelle sabbie mobili dell'illusione e inietterà denaro fino a che non si accorgerà di aver solo allungato la sua agonia finanziaria. Lui e solo lui, perché Giovanni Castiglioni penso che farà probabilmente delle scelte diverse. Non solo KTM si approprierà di MV come previsto, ma lo farà ad un prezzo ancora più basso di quello che pensa la sua controparte, di quello che pagherebbe se volesse controllarla subito. Semplicemente ci metterà un po' di più e gli avvocati non potranno fare niente, ok? Avvocato, me la ciulano, me la ciulano, me la ciulano.